Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti tutti alla vostra Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo interessantissimo con difesa 5, quindi mi raccomando adattissimo anche per chi magari ha problemi nel difendersi, ma comunque ci sono tante soluzioni in attacco. Andiamo subito ragazzi a vedere di che modulo stiamo parlando ed eccolo qui. Un 5-2-3 ragazzi, fondamentalmente va benissimo per giocare per vie laterali perché abbiamo comunque i terzini, va benissimo per il contropiede, va benissimo per il possesso palla, per comunque soprattutto in attacco abbiamo tantissima possibilità di poter palleggiare, per il passaggio lungo per comunque abbiamo tante verticalità. Di conseguenza ragazzi è uno stile, e anche ovviamente per il contrattacco, era l'unico forse che non avevo citato, e va benissimo quindi un po' per tutti gli stili di gioco. Importantissimi però, mi raccomando, come vi dico sempre ragazzi, sono gli stili di gioco individuali, quelli sono fondamentali da conoscere bene per cercare di capire quali mettere nelle giuste posizioni, quindi nel caso vi siate persi i video vi ricordo sempre di andare a recuperare i video nella quale appunto spiego tutte queste belle cosettine nel mio canale. Parto dal portiere ragazzi, ma diciamo che questo forse è l'unico dato un pochino tralasciabile. Petr Cech è un portiere chiaramente stratosferico, io ho vinto lui quindi uso lui che è un portiere difensivo, ma va bene anche un portiere offensivo. Da destra ragazzi verso sinistra, Cafu terzino offensivo, centrali ci metto un terzino difensivo, un incontrista, ok, e uno sviluppo, ma vanno bene anche due sviluppo ragazzi, quindi al posto di Maldini magari un altro sviluppo e al centro però ragazzi fondamentale incontrista, e dall'altro lato terzino offensivo. Perché ragazzi questo tipo di scelta? Perché chiaramente dobbiamo avere intanto ovviamente persone che vanno anche sulla fascia, quindi due terzini offensivi con la difesa 5 secondo me sono obbligatori, e allo stesso tempo comunque ragazzi dobbiamo avere una buona difesa, quindi i tre stili così diversi messi uno a fianco all'altro fanno tutti diciamo dei movimenti diversi e di conseguenza ci riescono a chiudere meglio forse gli spazi. Centrale l'incontrista, perché? Perché comunque l'incontrista da centrale fungerà un pochino come secondo mediano, pur avendo sempre dietro però Beckenbauer e Maldini che invece da sviluppo e terzino difensivo cercheranno di uscire meno per appunto temporeggiare un pochino di più. Caratteristica di tutti i difensori ragazzi è la velocità, ovviamente l'accelerazione ci interessa poco, ma la velocità soprattutto, quindi la difesa, la tecnica lo so ci interessa poco, l'importante è che siano insomma forti di testa, abbiano un bel salto, contatto fisico, insomma i parametri ragazzi di un difensore. La velocità mi raccomando ragazzi sopra almeno gli 88-90, non di meno, perché con gli attaccanti ormai che sono veloci in giro per il gioco ovviamente entreremo molto in difficoltà se avessimo da marcarci un attaccante che magari ha 105 di velocità o di accelerazione, quindi capite bene. Stessa identica cosa per Paolo Maldini, quindi guardate un po' che statistiche, ma ci sono comunque anche delle soluzioni diciamo low cost da poter utilizzare senza per forza avere Maldini comunque o Beckenbauer in campo. L'importante ragazzi è che abbiano un po' ecco, questi parametri così, un po' questa struttura di calciatore, quindi velocità, il salto, contatto fisico, la difesa, colpo di testa. Ragazzi, ripeto, sono questo tipo di i parametri che vanno considerati. Se sono sopra gli 88-89, meglio ancora, sopra i 90 proprio stiamo parlando già di top comunque. E dall'altro lato Zanetti, gran bel giocatore, molto interessante, vinto un periodo fa appunto con i giri gratuiti. Patrick Vieira poi ragazzi mediana, io metto lui, ma va benissimo ragazzi anche un collante, io utilizzo lui perché ragazzi capite bene che è uno dei mediani più forti del gioco per me attualmente, pur essendo una carta vecchia si dimostra sempre infallibile, riconquista palla, delle volte segna anche, si butta in mezzo alla difesa, ha una tecnica diciamo abbastanza discreta, certo non sarà eccelsa ma comunque è lui come caratteristica diciamo che più riconquista palloni piuttosto che un uomo tecnico, e quindi ragazzi io vi consiglio una carta sempre così di questa tipologia. Ripeto, se non avete un incontrista con queste caratteristiche va bene anche un collante, con il collante ovviamente farà un po' di movimenti diversi, cioè della serie che rimarrà un pochino più fisso sulla difesa. Come si fa a capire qual è la carta migliore? Provando soltanto ragazzi.
dovete capire voi con cosa vi trovate bene. Qui davanti a lui ci mettono un onnipresente, non a caso ragazzi, perché comunque Niccolò Barella, ma qualsiasi altro tipo di onnipresente che abbia un po' simili caratteristiche, tenderà comunque ragazzi a stare un po' in giro qui per la zona centrale del campo, cercherà di riconquistare un po' i palloni, cercherà delle volte di inserirsi. Questo Barella fa molto bene un po' tutte e due le fasi, diciamo, un po' settimanale, quindi vinto tra l'altro un bel po' di tempo fa, ma comunque sicuramente una versione simile, se non anche uguale, ce l'abbiamo un po' tutti. In avanti poi ragazzi mettiamo due opportunisti, ok, quindi questo Rummenigge che è una seconda punta opportunista, ma io la utilizzo come punta perché comunque ragazzi è devastante. Questo Rummenigge segna veramente molto molto forte. Vicino a lui ci metto Kylian Mbappé, un altro giocatore comunque molto devastante, sempre opportunista. Caratteristica di tutti i giocatori ovviamente devono essere molto forti sotto porta, quindi finalizzazione, tiro, se hanno anche il tiro al giro, insomma la velocità, l'accelerazione, tecnica. Ragazzi, se poi c'hanno anche il colpo di testa ben venga, però mi raccomando soprattutto ragazzi, questa tipologia di carta è la carta secondo me ideale proprio per cercare di sfondare difese avversarie e fare gol. Tra l'altro messi così ragazzi, questi tre ovviamente si creano tante soluzioni, perché questo Lionel Messi, che è un taglio al centro, fa dei movimenti veramente particolari e molto utili, almeno per come si muovono i miei giocatori, a liberare spazi, quindi a creare triangolazioni. Questo Messi poi comunque è molto forte, è velocissimo, è molto forte sotto porta, una grande tecnica, quindi sicuramente una carta azzeccata per l'attacco, diciamo così, dove vogliamo magari creare buchi e spazi in base ai movimenti. E poi comunque ripeto, dietro dobbiamo mettere dei cecchini che sotto porta non sbagliano mai. Prima però ragazzi di poi andare a parlare di istruzioni e di panchina, voglio sempre ricordarvi che sono aperti per chi volesse gli abbonamenti al mio canale a un costo veramente irrisorio, parliamo di €1/2 €, ma mi farebbero molto piacere, perché chiaramente per voi non cambierebbero nulla, ma per me ragazzi sarebbe un grande motivo di supporto e di crescita, oltre che chiaramente sbloccherete la possibilità di poter giocare contro di me, di avere dei contenuti esclusivi dedicati per solo gli abbonati. Quindi ragazzi non è insomma da sottovalutare come discorso. Per chi volesse invece in maniera completamente gratuita ci sono anche link di affiliazione, quindi per accedere su Amazon, accedere su Gamivo, che è una piattaforma videoludica, passando al link che trovate in descrizione accedete direttamente appunto a queste piattaforme in maniera gratuita, e anche lì qualora dovesse fare degli acquisti sarebbe per me un modo per supportarmi, quindi grazie a chi davvero lo farà. Per voi ripeto è un gesto magari che costa poco, ma per me ragazzi invece è una cosa importantissima. Andiamo subito ragazzi a vedere le istruzioni, che sono semplicissime: il difensivo sul mediano e il contropiede sulla punta, ok? Sulla punta però quella di destra, quella che sta proprio dietro il taglio al centro. Al posto del taglio al centro ragazzi, un'altra soluzione molto interessante potrebbe essere anche un senza palla o un attaccante di rientro, quindi valutate anche un pochino voi chi volendo si potrebbe provare, o comunque alla fine della fiera usate con chi vi trovate meglio voi, perché questo è per come gioco io, ma poi ovviamente ognuno di noi avrà i propri giocatori magari, no, da poter mettere in qualche zona di campo, ed è sicuro che qualsiasi stile, qualsiasi metodo, qualsiasi modulo, via dicendo, utilizziate comunque fanno bene, quindi mi raccomando provate ragazzi. Questo è il modulo, quindi non vi resta che provarlo e testarlo. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taran, e mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto il video anche un bel like e un bel segui al canale che ancora non avrete fatto. Buona serata a tutti, grazie, alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao!